Buongiorno. Questi 18 minuti per riuscire a parlare di uno Stato senza prigioni sono veramente pochi. Mi sento quasi un po' imprigionato, devo dire, nel tempo. E perché è un tema che richiederebbe una riflessione profonda e soprattutto molto prolungata. Io credo che si debba partire comunque da cercare di riuscire a dare un senso, un significato, a identificare bene questa parola, che cos'è un carcere. Che cos'è un carcere? Perché se vogliamo riflettere un po' sulla possibilità di vedere una comunità nella quale non esiste un carcere, per prima cosa dobbiamo riuscire a capire bene che cos'è un carcere. Già la parola stessa deriva dal latino, dall'idea delle sbarre. Il carcere quindi è caratterizzato in primo luogo dalle sbarre. In Italia, in carcere, le persone stanno chiuse in celle che hanno mediamente la dimensione di circa, un po' meno, di 12 metri quadri, non uno soltanto in 12 metri quadri, ma più persone in 12 metri quadri, in periodi di crisi, cioè quando c'è sovraffollamento, le persone sono magari 6, 7, 8, 12 metri quadri, meno di 12 metri quadri, nelle quali insistono anche le brandine a castello e tutto quello che può servire alle persone che ci abitano, compreso una specie di bugigattolo in cui c'è o una turca o un water e un lavandino nel quale si fa anche da mangiare. E le persone in questo carcere stanno, normalmente, ci sono delle eccezioni ma sono rare, stanno per 22 ore al giorno. Se togliamo le ore d'aria, per tutto il resto stanno nella cella chiusa a chiave, insieme ad altre 3, 4, 5, 6 persone. E chi sta dentro queste celle può vedere i propri familiari soltanto per complessive 6 ore al mese. Questo è il carcere in Italia. Gabbie, persone chiuse, per un tempo così definito, nelle condizioni che vi dicevo. Ecco, allora, se questo è un carcere, esistono delle condizioni in cui una persona può subire una limitazione della libertà personale in modo completamente diverso. No? Adesso forse non ci sono quasi più, ma quando andavo io alle medie, al liceo, io per fortuna mia non ci sono mai stato, c'erano i collegi e i ragazzi che vivevano in un collegio potevano circolare soltanto nell'ambito del collegio, poi tornavano magari a casa il sabato e la domenica, però durante la settimana erano anche loro limitati nella possibilità di muoversi oltre una determinata struttura. Ecco, il collegio non è un carcere, per intenderci. E allora quando noi parliamo, quando io mi riferisco, immagino uno Stato senza carcere, non escludo che possa esistere la possibilità di tenere delle persone, quando le persone sono pericolose, ed esclusivamente quando le persone sono pericolose, in un posto in cui hanno dei confini. Ma questo non è più un carcere. Nel momento in cui questa situazione non è una situazione nella quale le persone vivono in una limitazione come quella che vi dicevo prima. Non è un carcere quando le persone possono, per esempio, liberamente muoversi nell'ambito di quella struttura, uscendo dalla cella, uscendo dalla camera, perché non è più una cella, potendo passeggiare in quell'ambito e così via. Nel carcere normalmente non si lavora. Credo che sia l'87% più o meno dei detenuti che in Italia non lavorano. Passano infatti la grandissima parte della giornata chiusi nelle loro celle, 22 ore al giorno. A che cosa serve il carcere? A che cosa dovrebbe servire il carcere per tutti noi? Io credo che il collegamento primo, immediato, diretto sia con la sicurezza. Il carcere serve a dare sicurezza alle persone che sono fuori. Perché serve a dare sicurezza? Non perché le persone
che hanno commesso qualche cosa di dannoso nei confronti degli altri, che hanno commesso un reato o un crimine, ci restano per tutta la vita, no? Perché sarebbe anche soltanto assurdo pensare che chi ha commesso un reato, un furto per esempio, debba passare tutta la vita in carcere. Sarebbe addirittura criminogeno questo, perché se tutte le persone che hanno commesso un reato dovessero passare la loro vita in carcere, allora non ci sarebbero differenze, il furto equivarrebbe all'omicidio, no? In carcere ci si sta per un tempo limitato, generalmente. Purtroppo in Italia, io dico purtroppo, esiste ancora l'ergastolo, salvo i casi di ergastolo ci si sta per un tempo limitato. Per quel tempo limitato la sicurezza è garantita nei confronti di quella singola persona dal fatto che questa persona è esclusa dai rapporti con tutte le altre persone. E però questo vale per un tempo limitato. La sicurezza dipende, si dice, da che cosa? È dalla capacità di deterrenza che il carcere svolge nei confronti della persona che viene incarcerata e di tutti gli altri che vedono che se qualcuno commette un reato viene messo in prigione. Ecco, io credo che questa sia una convinzione completamente sbagliata. In effetti il carcere non serve a svolgere un'attività di deterrenza e quindi a prevenire comportamenti devianti, comportamenti che possono danneggiare gli altri. Perché ve lo dico? Perché ci sono i numeri a testimoniarlo, a dimostrarlo. Il 69% delle persone che escono oggi dal carcere commettono nuovi reati. E vuol dire che lo strumento è uno strumento che non va bene, che non serve a aumentare la nostra sicurezza. Pensate, ci sono degli strumenti diversi che invece garantiscono in misura notevolmente maggiore. Però lasciamo perdere per il momento, ci arriveremo forse se questo... Perché io ho davanti un cronometro lì, no, voi non lo vedete. Mancano 10 minuti e 39, anzi 38, 37, 36 secondi. Vediamo se riusciremo ad arrivarci. E seguiamo il filo. Il 69% delle persone che esce dal carcere commette nuovi reati. Il che vuol dire che evidentemente il carcere non ha una efficacia deterrente nemmeno nei confronti delle persone che ci sono state. Figurarsi nei confronti degli altri, che non hanno nemmeno provato questa incredibile privazione della libertà personale. La quale, così en passant, potremmo chiederci, ma è in coerenza con la nostra Costituzione? Cioè, quel che vi ho descritto prima del carcere è in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Ma io vi pregherei di provare a immaginarvi, ciascuno di noi si immagini per conto suo di rimanere, giustamente o ingiustamente, non importa, provare a immaginarsi che cosa si sentirebbe se si fosse messi in quella condizione, ma non per tanto, facciamo 6 mesi. Ciascuno di noi provi a sentire, simulando ovviamente, le proprie sensazioni dopo aver passato 6 mesi insieme ad altre 4, 5, 6 persone in 12 metri quadri, con il bugigattolo lì di fianco, potendo incontrare e vedere per 6 ore al mese tutti i suoi parenti, uscirebbe riconciliato con il resto della società o non gli verrebbe voglia di fargliela pagare? Il carcere è un luogo di riconciliazione o è un luogo nel quale si coltiva questo desiderio di rivincita, questa sensazione di essere stati oppressi e di voler riprendersi, danneggiando gli altri un posto? Allora, fatta questa premessa, ma è possibile qualche cosa di diverso? Qualche cosa di diverso esiste. Ci sono dei paesi, per esempio la Norvegia, in cui ci sono delle carceri, no? Ci sono delle carceri che, secondo il nostro metro, non dovrebbero neanche chiamarsi carceri.
perché si tratta di appartamenti. Si tratta di appartamenti nei quali le persone possono entrare e uscire, avendo soltanto il limite del perimetro di quel luogo in cui stanno come starebbero dei ragazzi che studiano in un collegio. Ci sono delle cose simili. E chi è posto in quelle condizioni, non passa sdraiato sul proprio letto la giornata, no? O studia o lavora. E cioè svolge un'attività che è tesa al reinserimento della persona. Io credo che il maggior problema che riguarda chi si trova in carcere sia proprio quello relativo alla capacità di assumersi responsabilità, e cioè di rispondere agli altri, che vuol dire di stare insieme agli altri, di rispettare le regole che ci siamo dati, col contributo più o meno incisivo di ciascuno di noi, per vivere insieme nel modo più dignitoso possibile. Ma voi pensate che una necessità del genere, l'acquisizione della responsabilità, possa essere soddisfatta attraverso un regime che impedisce il lavoro e rende difficile lo studio? E non c'è soltanto quello che vi dicevo, no? Queste strutture. In Norvegia è così. Non esistono soltanto queste strutture, esistono anche dei sistemi, dei mezzi, che in Italia sono, chi lo sa perché, assolutamente sconosciuti. Uno di questi è costituito dalla giustizia riparativa. E noi non sappiamo neanche che cosa voglia dire la parola. Nonostante che in Europa non soltanto se ne parli, ma se ne pratichi da una sessantina d'anni. Se mi ricordo bene, risale al 1964, l'inizio di questa sperimentazione che poi è diventata normativa. In Belgio, in Germania, in Austria, ma non soltanto in Europa, un po' da tutte le parti del mondo, negli Stati Uniti, in Canada, in Nuova Zelanda, in Australia. E che cosa si fa? In primo luogo si tiene conto delle vittime. Vedete, il nostro sistema, la vittima la disconosce completamente, è come se la vittima non esistesse. Addirittura per poter ottenere il risarcimento del danno, la vittima deve prendersi un avvocato, costituirsi in giudizio, partecipare. Se non prende lei l'iniziativa, la vittima, io credo che sia in qualche modo, un pochino danneggiata dal sistema. Pensate cosa succede a una ragazza che abbia subito una violenza, che deve andare a fare la denuncia e raccontare tutto nei minimi particolari ai carabinieri o alla polizia. E poi viene richiamata dal pubblico ministero e deve rivivere il dolore di quello che ha subito un'altra volta. E poi davanti al giudice, in contraddittorio con il difensore di chi l'ha aggredita, che farà di tutto per screditarla. E questo è quello che riserva alla vittima il nostro sistema. Ma riserva qualche cosa, molto meno drammatico, ma perlomeno fastidioso anche a chi ha subito un furto, no? E devi andare a fare la denuncia e poi vai al processo perché ti chiamano per confermare che, ammesso che sia stato trovato l'autore, che è una cosa per la verità rarissima. Ecco, invece con il sistema della giustizia riparativa, si dà un grande rilievo alla vittima. Perché la finalità di questo metodo è quello di riuscire a riparare per quanto è possibile la vittima e contemporaneamente a rendere cosciente il responsabile del male che ha fatto. È un percorso. È un percorso attraverso il quale la vittima e il responsabile vengono portati ad incontrarsi in modo che l'una possa
recuperare il senso della propria dignità che attraverso il reato è stato distrutto. E l'altro, senza essere per questo distrutto dai sensi di colpa, possa rendersi conto di quello che ha fatto e per questo, perché se ne è reso conto, evitare di farlo in futuro. Ecco, dicevo, da noi è sconosciuto, nonostante che una decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea, chiedo scusa, abbia reso sostanzialmente obbligatoria l'introduzione del sistema di giustizia riparativa in tutti gli Stati membri dell'Unione. E noi siamo molto lontani dal concepire una possibilità del genere. E allora io credo che faremo fatica ad arrivarci fin tanto che la nostra cultura continuerà, il nostro modo di pensare, ad essere così tanto resistente rispetto alla possibilità di cambiare quella idea di fondo secondo la quale il male va retribuito col male. Pensate che rischio abbiamo, quello di confondere il male col bene. Se noi pensiamo che il male si supera, si recupera, si trasforma infliggendo il male, e allora trasformiamo il male che infliggiamo in bene, no? Perché è un male che serve a cancellare il male commesso precedentemente. Sarà ben male per chi lo subisce essere messo in una cella in quelle condizioni che vi dicevo, no? Se noi pensiamo che fare male a una persona serva per arrivare al bene, allora non c'è più differenza tra il bene e il male. Entriamo in una confusione assoluta e non abbiamo più punti di riferimento. Ma io credo che sia necessario approfondire, mancano soltanto 31 secondi, anzi 30. Credo che sia necessario entrarci dentro. Credo che sia necessario che ciascuno di noi si ponga il problema. Ma non per un senso d'umanità che pure è importantissimo. Io direi anche per arrivare a centrare quell'obiettivo, quello di trovare un sistema attraverso il quale poter, ciascuno di noi, essere più sicuro di quanto lo sia adesso.